Buongiorno ragazzi, come sempre ben ritrovati sul canale Slot Car Tech. Qui sul tavolo, come vedete, abbiamo due vetture di Thunder Slot, perché in questo video andremo a parlare di quello che è il secondo capitolo di questo splendido campionato. Lo avevamo già visto, ne abbiamo fatti diversi recap durante la stagione 2025. Ebbene, anche per il 2026 Armando Bizzotto, nonché il patron del marchio Thunder Slot, ha deciso di rinnovare con il suo bellissimo ed entusiasmante campionato. Accanto a me, come vi dicevo prima, ho due vetture che per me sono state molto rappresentative durante la stagione 2025. Ho la mia McLaren Elva Can-Am, con cui ho corso praticamente tutte le gare dell'intero campionato interregionale, e poi questa splendida 350 sempre Can-Am, con cui ho corso la finale di Cerro Maggiore, arrivando sesto classificato. La vettura in questo caso era per tutti uguale, è stata preparata da Aldo Billi in modo esemplare e mi ha permesso di raggiungere un'ottima posizione. Insomma, che si tratti della McLaren Elva o della Ferrari o anche di qualsiasi altra vettura, il campionato ha davvero entusiasmato gli animi di tutti i piloti. E allora andiamo a vedere insieme che cosa succederà, quali sono i piccoli cambiamenti di questa nuova stagione 2026. E partiamo proprio dalle vetture con le quali potrete correre ed affrontare così tutte le gare dell'intero campionato. Come sempre avete a disposizione le tre versioni della McLaren, ovvero la classica Elva Can-Am e poi la M6A o la M6B. Potrete poi spaziare sulla bellissima Lola T70 MK3 nella versione Spider ma anche nella versione Coupé, e se invece siete più tradizionalisti e volete rimanere a correre con una vettura italiana vi potete affidare alla 350 Can-Am. Insomma, ancora una volta il ventaglio della scelta è veramente ampio per soddisfare qualsiasi esigenza. Una volta scelta la vettura con la quale partecipare, dovrete iscrivervi ad uno dei tanti campionati presenti in giro per l'Italia, perché anche questa volta è stato deciso di dividere, o meglio di raggruppare i vari slot club sotto forma di gironi. E così abbiamo il girone nord-ovest, il girone centro-nord, il girone nord-est e poi quello un po' più distante, il girone centro-sud. Insomma, i piloti che intenderanno partecipare a questo bellissimo campionato troveranno sicuramente il loro slot club di riferimento. Ma come sempre, scelta la macchina, scelto il girone di partecipazione, dovremo andare a preparare quella che è la nostra vettura. Non ci sono particolari stravolgimenti da fare per queste macchine perché già da scatola vanno davvero super veloce, però chiaramente per poterle portare ad un certo livello di prestazioni occorre intervenire seppur in minima parte. E allora punto per punto andiamo a sviscerare il regolamento 2026. Partiamo dalla configurazione della vettura. È una vettura considerata sidewinder, quindi dovrà correre con questa configurazione. Come telaio e banchino, oltre agli originali che sono standard di colore nero, potrete scegliere tra il grigio chiaro e il grigio scuro, rispettivamente duro e extra duro. Chiaramente potrete decidere tutte le combinazioni possibili tra banchino e telaio. Saranno poi ammessi anche eventuali altri telai e banchini che dovessero venire fuori durante la stagione. Come sempre sul telaio non potete andare a praticare nessun tipo di modifica. Potete sicuramente andarlo a smussare leggermente laddove sono presenti eventuali refusi di stampa, ma chiaramente non potrete asportare materiale o ad esempio praticare dei fori. Sarà poi a vostra discrezione andare a coprire i pozzetti delle viti, ad esempio quelli tra carrozzeria e telaio stesso, con dei piccoli pezzettini di nastro affinché queste non si svitino e quindi non vadano perse durante la gara. Allo stesso modo anche il banchino motore non può subire alcuna trasformazione. Anche in questo caso sarà possibile andarlo leggermente a limare e smussare laddove ci potrebbero essere dei punti di interferenza, ad esempio con il basculamento, tra il telaio della vettura e il banchino stesso. Un po' più di manica larga invece con il pick-up della vettura. Sono ammessi sia il pick-up da plastica che il pick-up da legno. Potrete andare a limare per ridurre la dimensione della lama del pick-up e anche ad assottigliarla. In più potrete andare ad aggiungere una rondella o uno spessore per andare ad esempio a limitarne l'escursione dello stesso all'interno della sua sede posta sul telaio della vettura. Le gomme posteriori, come sempre, verranno fornite in regime di parco chiuso, ma chiaramente se volete provare la vostra vettura, provare eventualmente l'assetto, riuscire a capire la miglior configurazione per la gara che state affrontando, potete acquistare le gomme con il codice TYR004
R e così effettuare i vostri giri di test. Per quanto riguarda le gomme anteriori è consigliabile montare delle gomme zero grip. Il loro codice è il TYR003FR. Non vi preoccupate se non vi ricordate a memoria tutti i codici che vi sto dicendo in questo video, perché nella descrizione dello stesso ve li lascio ben spiegati e quindi potete scorrere verso il basso e andarveli ad appuntare. E veniamo ora ad una delle novità di questa stagione, perché se nello scorso anno in regime di parco chiuso veniva anche fornito un motore precedentemente valutato e verificato dalla commissione tecnica, questa volta ogni pilota si presenterà sul banco delle verifiche tecniche con il motore di proprietà. Ma attenzione, perché per evitare i soliti furbetti del cartellino, il motore verrà sempre e comunque verificato. Ma da chi? Da Armando Bizzotto, che attraverso il suo benchmark e il suo cellulare verificherà personalmente i giri del motore e ci dirà se questa vettura passa o non passa le verifiche tecniche. E poi durante la competizione, se si noterà che una vettura va effettivamente tanto più veloce rispetto a tutte le altre del gruppo, si rieffettuerà nuovamente la misurazione. Per cui ragazzi, occhio, perché è possibile anche una squalifica. Per quanto riguarda le corone, sono ammesse tutte le corone all'interno del catalogo di Thunder Slot, ma per il pignone è valido solo il pignone da 11 denti. Come assali si possono utilizzare tutti quelli prodotti dal marchio Thunder Slot, mentre i cerchi, ricordiamolo ancora una volta, sono quelli RMR003AL, che poi tra l'altro sono quelli installati già di serie sul modello. Con i cerchi vanno inseriti anche i 4 copricerchi, che trovate sempre all'interno di ogni modello, sia che acquistiate una vettura già finita, sia che andate ad acquistare il kit bianco della stessa. Il peso della carrozzeria di queste vetture è di 13 grammi. Per le coupé, chiaramente per raggiungere il peso minimo dal regolamento, è consentito andare ad eliminare ad esempio l'abitacolo, la ruota di scorta e anche il cassone. Se invece la vostra vettura dovesse essere inferiore ai 13 grammi, avete l'obbligo di andarla a zavorrare e andrete a posizionare il peso al di sotto dell'abitacolo, praticamente in corrispondenza con la seduta del pilotino. Anche in questo caso la carrozzeria non può essere trasformata, non ci possono essere tagli, fori o altre abrasioni di nessun tipo, è però possibile comunque andare a rinforzare le colonnette, dove poi andrete a posizionare le viti di giunzione tra telaio e carrozzeria stessa. Per quanto riguarda l'assetto della vettura, sono ammesse le sospensioni, non sono obbligatorie, ma se volete potete utilizzare tutte le sospensioni che sono a catalogo Thunder Slot con qualsiasi molla in commercio. Le molle poi potranno essere a loro volta modificate per andarle ad allungare o accorciare e così andarne a modificare un po' la loro durezza. Chiaramente starà a ciascuno di voi andare a scegliere la combinazione ottimale tra molle, spugne e punti di ancoraggio tra banchino motore e telaio vettura. Potrete così avere nessuna sospensione nella parte anteriore, le spugne nella parte centrale e le molle nella parte posteriore. Potrete poi andare a scegliere se utilizzare le bronzine o i cuscinetti a sfera e questi potranno essere tranquillamente incollati al banchino supporto motore. Viti e grani questi sono liberi, così come sono libere anche le spazzole, ma ricordatevi che non potrete andare a saldare i fili motore capicorda con le spazzole. Come sempre è consentito appesantire il telaio della vettura, potrete mettere il peso sia sul telaio che sul banchino motore, a patto che questo sia perfettamente incollato sulla macchina e che quindi non vada a perdersi durante la gara o nelle prove libere, e poi soprattutto che non sporga dalla sagoma della carrozzeria. Insomma ragazzi, ci sono tutti i presupposti per fare un'altra stagione al top e qui avete le indicazioni per iniziare a preparare la vostra vettura. Per darvi poi anche qualche indicazione in più, vado a ripescare un video che aveva fatto Armando Bizzotto presentandoci tutti i suoi modelli di vettura, dandoci qualche piccola indicazione se ancora non sapete su quale vettura orientarvi, e poi mi raccomando di fare attenzione anche al regolamento sportivo, perché anche in questo caso, se volete poi partecipare alla finale nazionale in una data ancora chiaramente non comunicata e in una location ancora non sicura, dovrete partecipare ad un certo numero di gare. Ad esempio, se le gare sono 6, dovrete almeno farne 4. Insomma, non avete l'obbligo di farle tutte, ma chiaramente avrete la necessità di partecipare ad un certo numero di competizioni per raggiungere un quorum necessario alla partecipazione della gara finale. Lo svolgimento della gara poi sarà come sempre diviso in 2 giornate. Avremo le prove libere al sabato e alla domenica mattina per quelli che non possono essere presenti già nella giornata
di sabato e poi la Sprint Race, una bellissima pre-gara che dà la possibilità a tutti di poter provare la propria vettura in assetto gara. Ricordiamoci che tra la Sprint Race e la gara non si potrà intervenire sulla vettura se non per fare gli ultimi aggiustamenti del caso, ma sempre in regime di parco chiuso. Insomma ragazzi, vi ho dato tutte le basi, tutte le indicazioni per divertirvi con questo bellissimo ed entusiasmante campionato. Noi ci vediamo sicuramente sui campi gara, perché anche quest'anno riparteciperò con i miei recap al campionato. Non so ancora con quale vettura. Lo scorso anno ho fatto tutte le gare con la McLaren Elva, quest'anno invece mi piacerebbe andare a scoprire quale vettura si adatta meglio su uno o sull'altro percorso. Insomma, c'è tanta carne al fuoco, i tempi sono ristretti, per cui finite di vedere il video, mettetevi subito al lavoro e mi raccomando, seguite i consigli di Armando Bizzotto. Se avete qualche domanda, mi raccomando, mai come questa volta scrivetelo nei commenti, io vi risponderò. Fate le vostre osservazioni qui sul canale Slot Car Tech. Per chi non lo ha ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi. Noi come sempre ci diamo appuntamento qui su Slot Car Tech per il prossimo video. Qui di fianco a me abbiamo niente poco di meno che Armando Bizzotto. Buongiorno a tutti. Che è il patron del marchio Thunder Slot ed è anche l'ideatore di questo splendido trofeo Thunder Slot itinerante, ricordiamoci. E qui abbiamo tutte le vetture che Thunder Slot produce, però la domanda che spesso ci possiamo fare è: ma quale vettura devo comprare per essere competitivo? E allora meglio di chi proprio del costruttore ci può spiegare le differenze tra le varie vetture, le caratteristiche e magari anche darci qualche indicazione su quella che dovremmo comprare per essere magari un pelino più veloce, giusto Armando? Esatto. Beh, allora tutto sta fondamentalmente al pilota e al circuito, tutto molto soggettivo, tutto molto indirizzato alla PIA, però ogni macchina ha le sue caratteristiche, sostanzialmente la meccanica è simile una per l'altra, ma le carrozzerie no, si prestano a diversi circuiti. Faccio l'esempio di una Lola Spider, una carrozzeria assolutamente morbida, quindi neutra e bassa per quanto riguarda le capacità e le prestazioni della macchina, che diciamo che si presta benissimo per circuiti in legno, piste molto piatte e semplicissima da regolare, perché appunto c'è una carrozzeria molto morbida, quindi tutto impostato fondamentalmente sulla regolazione della meccanica fine a se stessa. Non è scelta da tutti i piloti, ma gira molto bene sui circuiti per chi ha dimestichezza nello slot e sostanzialmente porta le caratteristiche come meccanica molto simile a tutte le altre macchine. Poi abbiamo carrozzerie leggermente più nervose che richiedono un'attenzione particolare anche al comportamento della carrozza, che sono appunto la Elva, la McLaren Elva, che è un po' più rigida e quindi richiede un'attenzione diversa, perché il comportamento della carrozza in un certo qual modo potrebbe interferire, no, interferire non è il termine corretto, però insomma potrebbe mettere un po' in crisi il pilota. No, beh, allora ci sono dei circuiti dove una macchina di questo genere è più indicata che non su circuiti estremamente piatti. Ecco, ok. Poi sostanzialmente la macchina di per sé è una ottima macchina, scelta da moltissimi piloti nel mondo, tra le altre cose. Io corro con questa, infatti tutto il campionato, e posso dire che al momento è una macchina che mi piace veramente molto, la trovo ottima su tutti i circuiti fino qua praticati. E a seguire abbiamo una McLaren M6 che molto più reattiva, molto più nervosa come carrozzeria, quindi o bianco o nero, non c'è il colore di mezzo, e in questo caso la regolazione non è solo fine alla meccanica con la carrozza così, ma anche la capacità di saperla pilotare con un buon grilletto, ma che dà ottimi risultati. Poi passiamo a un 350. Questa è una carrozzeria pari condizioni della McLaren M6, con la differenza che
si accompagna molto in entrata e in uscita dalle curve, a differenza delle McLaren appunto, perché ha un equilibrio diverso, diciamo, come macchina, e porta ovviamente ad entrare e uscire con velocità completamente diverse da quelle che possono essere normalmente quelle fatte con quelle di McLaren o con la Lola Spider. Passiamo alla Lola Coupé, che è una macchina un po' più impegnata, nel senso che è una macchina chiusa, quindi pesa qualche grammo in più, è leggermente più rigida, ma diciamo abbiamo dato un equilibrio concedendo la possibilità di togliere abitacolo e cassone a ruota posteriore, e a sorpresa di tanti la macchina si comporta e può competere con le Can-Am, con le macchine aperte, quindi macchine molto più leggere. Sarà la novità dell'anno prossimo per alcune gare, dove appunto ci saranno delle gare a tema, mettiamola così. Anticipiamo. Ma non sveliamo ancora nulla del 2026. Ecco Armando, quindi per uno che inizia e vuole, diciamo, comprarsi la sua prima Thunder Slot ed essere magari efficace sui percorsi, tu consiglieresti comunque... Allora, 2 macchine in assoluto. Sì. La prima macchina ovviamente è la Lola Spider, perché Sì. è una macchina neutra, quindi ti concede la possibilità di comprendere subito la meccanica. Perfetto. Una volta che tu hai guidato la Lola Spider, hai capito come funziona la meccanica, poi da lì inizi, cambiando la carrozzeria, a capire come si comportano le altre macchine che hanno dei nervi diversi, chiamiamoli nervi, sì, perché sono carrozzerie più rigide. Certo. La Lola Spider è morbidissima, le altre macchine molto meno. Subito dopo la Lola Spider sicuramente Can-Am 350. Perfetto. Can-Am 350 perché la Can-Am 350 va bene anche per un neofita, perché è semplicissima in guida e ti lascia entrare e uscire dalle curve senza diciamo le estreme condizioni di una McLaren M6 o di una McLaren Elba. Certo. Dopodiché il passaggio successivo, McLaren Elba, sicuramente McLaren Elba, e poi dopo, se vuoi estremizzare, McLaren M6. L'M6, diciamo, senza nulla togliere alle altre. Certo, però per un pilota che vuole magari eventualmente puntare a posizioni diverse nella classifica, come dicevi giustamente tu, senza togliere nulla alle altre macchine, però l'M6 forse è la vettura un pelino più indicata, perché è più difficile da guidare, però è quella che magari ti offre prestazioni, se la sai portare, magari migliori, puoi spingerti un po' di più. La M6 è la macchina che in tanti usano perché è molto reattiva, molto secca, e quindi con risultati, appunto, come dicevo prima, bianco o nero. Quindi se tu riesci a gestire con il tuo pulsante la guida della M6, la M6 sicuramente ti fa raggiungere l'obiettivo. Perfetto. Non dimentichiamo mai che la meccanica sotto queste macchine è sostanzialmente la stessa. Certo, l'abbiamo già visto appunto nel campionato, che le macchine cioè sono belle, piace il campionato proprio per questo motivo, perché le macchine a livello di meccanica sono praticamente identiche. Quello che fa la differenza è chiaramente la guida del pilota, ma poi, come abbiamo visto anche con Armando adesso, un po' la carrozzeria della vettura, che a seconda del pilota, a seconda delle proprie capacità, delle proprie doti di guida, diciamo si sposa meglio con una o con l'altra. Quindi Armando, diciamo che abbiamo dato le basi per, visto che ci stiamo avvicinando anche alla finale del campionato, per poter scegliere ognuno di noi quale potrebbe essere la macchina migliore per puntare alla vittoria.